Abbiamo visto quindi che i segnali cerebrali registrati tramite l'elettroencefalogramma, come si può vedere anche da questo esempio qui accanto, interessanti per il brain computer interface sono i potenziali evento correlati e i ritmi cerebrali. Nell'ambito dei potenziali evento correlati sicuramente il più studiato e il più validato ad oggi nell'ambito dell'interfaccia cervello-computer è il potenziale evento correlato noto come P300. P300 perché questa è un'onda che il nostro cervello produce a seguito di una stimolazione, vedremo quale, esattamente a 300 millisecondi dall'arrivo dello stimolo a livello cerebrale. Come viene generato? Perché il cervello genera una P300? La genera in tutte quelle situazioni in cui viene ricevuto uno stimolo uditivo o visivo che sia differente rispetto agli stimoli che vengono in quel momento recepiti. Facciamo un esempio in questo senso: se voi vi trovate all'interno di una festa, ci sono tante persone che ognuno chiacchiera con persone, a un certo punto in questo brusio di fondo qualcuno vi chiama, quindi vi nomina, indipendentemente da quello che voi state facendo, in maniera quasi semi-automatica la vostra attenzione verrà diretta verso la sorgente dello stimolo sonoro che ha prodotto il vostro nome. Perché? Perché il vostro nome per voi ha un significato, quindi uno stimolo diverso dagli altri e significativo per voi. Artificialmente, all'interno, come vedremo, di interfaccia cervello-computer o a livello di laboratorio, la P300 viene prodotta con un paradigma che è conosciuto come Oddball Paradigm. Che cosa vuol dire? Che noi inviamo una serie di stimoli sonori tutti uguali fra di loro, e intervallati ad essi con frequenze diverse abbiamo segnali invece sonori che sono diversi, tipo BOP. Quindi in buona sostanza il nostro cervello produce una P300 ogni qualvolta viene raggiunto da uno stimolo che sia saliente per la persona e sufficientemente raro. Fisiologicamente parlando, la P300 è associata a diversi processamento quindi di tipo cognitivo, perché il cervello ha bisogno non solo di riconoscere lo stimolo uditivo o visivo che sia, ma poi di associare allo stimolo un significato. Ora, come possiamo noi utilizzare, come viene utilizzato il segnale la P300 nell'ambito di una interfaccia cervello-computer? Beh, questo cartone, questa animazione mostra che cosa? Mostrerà che si accenderanno, si coloreranno questi cerchi in maniera diciamo più o meno random, alternativamente, come vedete. Ora, cosa è successo? Ogni volta che si è acceso uno dei quadrati blu, comunque il nostro cervello ha registrato che c'è un cambiamento nell'ambiente, in quello che sta guardando, in questo caso nella stimolazione visiva. Quando però si è acceso quello rosso, che è differente da tutti gli altri, il cervello ha prodotto una P300, ha riconosciuto che lo stimolo è diverso rispetto agli stimoli di fondo. Ed è sostanzialmente questo tipo di meccanismo con cui l'interfaccia cervello-computer traduce l'emissione della P300, che viene riconosciuta dall'interfaccia classificata, e quindi, come vedremo, per esempio determina la selezione di una lettera sulla tastiera del computer. Questo è l'esempio classico. Chi ha avuto modo di vedere video o comunque presentazioni sull'interfaccia cervello-computer avrà sicuramente visto questo video, che è quello più famoso. Questa è una Speller che ormai ha circa 20 anni, e qui funziona in questo modo. Una persona che vuole scrivere per esempio la parola water, cosa farà? Porrà la propria attenzione sulle lettere che compongono la parola water, ad esempio sulla lettera W. Ogni volta che la W si accenderà, vedete che le lettere si illuminano per riga e per colonna, ogni volta che si illumina la W, il cervello produce una P300, l'interfaccia la riconosce e seleziona la W sullo schermo. L'uguale vale per la A e così a seguire. Questa è la modalità con cui l'interfaccia cervello-computer può ripristinare la comunicazione in casi in cui questa venga perduta, perché non è più possibile controllare i muscoli che determinano la fonazione e quindi la parola, la comunicazione. Questo è quello che vedete anche in un tipico setup, in cui vedete una cuffia con degli elettrodi
la persona guarda e sa qual è la parola che vuole scrivere, ogni volta che si illumina la lettera, come detto, viene composta, viene selezionata e quindi via via così si compone la parola. Bene, questo è quello che l'interfaccia cervello-computer per la comunicazione può fare molto di più, nel senso che se alla matrice di lettere per righe e per colonne questa viene sostituita con un menu con iconi che rappresentano alcune azioni che si possono compiere per esempio all'interno della propria casa, quindi applicazioni cosiddette domotiche, quindi controllabili elettronicamente, con un'interfaccia cervello-computer si possono emettere dei comandi che agiscono sull'ambiente esterno, per esempio richiamare l'attenzione di qualcuno, quindi emettere un suono, oppure muovere una poltrona elettrica reclinabile. Qui si vedono una serie di frasi composte: vorrei uscire, ho sete, sto bene, eccetera, e quindi la persona, ponendo l'attenzione sulla frase o sulla parola di interesse, quando questa si illumina verrà prodotta una piccola certo che agirà sull'ambiente esterno. Beh, quindi è possibile, in buona sostanza, con l'interfaccia cervello-computer di tipo non invasivo, ripristinare la comunicazione e le interazioni con l'ambiente esterno. In questo caso voi vedete dei pallini rossi che sono, diciamo così, utili per la stimolazione dell'ambiente esterno, perché altrimenti far illuminare le icone diventa troppo fastidioso per quanto riguarda la stimolazione visiva. Bene, l'altro tipo di segnale che viene utilizzato nell'interfaccia cervello-computer va sotto il nome di ritmi cerebrali. I ritmi cerebrali, come abbiamo visto precedentemente, sostanzialmente rappresentano l'attività elettrica del cervello che si organizza in ritmi, e che quindi queste oscillazioni dell'attività elettrica cerebrale hanno una frequenza di un certo tipo, hanno un'ampiezza di un certo tipo e soprattutto vengono prodotti in maniera diversa da diverse aree del cervello. Ora, per l'interfaccia cervello-computer ci interessano in particolare quelli che conosciamo come ritmi sensori-motori, cioè a dire è quell'attività elettrica del cervello prodotta dalla corteccia sensori-motoria, cioè quella corteccia che controlla i movimenti del nostro corpo, quindi che genera quella motoria, i comandi per i muscoli e quindi il movimento, è quella somatosensoriale che registra l'attività, diciamo così, le sensazioni che vengono dalla cute o dai tendini e dai muscoli. Questi ritmi quindi sensori-motori sono delle oscillazioni del campo elettrico generate dalla corteccia sensori-motoria che battono una frequenza di 8-12 Hz più o meno. Anche più veloce abbiamo il beta 18-30 e quindi frequenze anche più veloci. Sono associati la modifica di questi ritmi. Bisogna ricordare che il nostro cervello produce attività elettrica, quindi ritmi cerebrali continuativamente. L'unica condizione in cui ciò non avviene è la condizione di coma, quindi chiaramente, o addirittura la condizione di morte cerebrale. Quindi noi andiamo a registrare che cosa? Le modifiche di questi ritmi che di fondo vengono continuamente prodotte, queste oscillazioni. Come possiamo indurre dei cambiamenti dei ritmi sensori-motori, dato che vengono generati dalla corteccia sensori-motoria e sono alla base del movimento, eseguendo un movimento? Quindi ogni qualvolta noi eseguiamo un movimento avremo una desincronizzazione, cioè una riduzione dell'ampiezza del ritmo sensori-motorio. Ma ciò avviene anche se noi immaginiamo un movimento, perché è ormai noto che l'immaginazione del movimento attiva le stesse aree, gli stessi circuiti cerebrali che vengono attivati durante invece l'esecuzione di un movimento. Quindi nell'interfaccia cervello-computer noi sfruttiamo che cosa? Visto che nervi e muscoli non sono più disponibili, l'immaginazione del movimento. Ora, in questo video si vede che cosa? Che l'immaginazione del movimento produce una modifica dei ritmi cerebrali. Questa modifica, particolarmente dei ritmi sensori-motori, è matematicamente legata al movimento di un cursore sullo schermo, che andrà a colpire un target definito. Quindi l'istruzione che viene data a una persona è quella di far muovere il cursore verso il target che viene mostrato in alto oppure in basso. Quindi l'istruzione è di immaginare
di eseguire dei movimenti, possibilmente in prima persona, finché questa immaginazione produrrà quella modifica dell'attività elettrica cerebrale che manderà il cursore nella direzione da noi voluta, quindi verso il target. Ecco perché è necessario un training per l'utilizzo dell'interfaccia cervello-computer, sicuramente quelle basate sui ritmi sensori-motori, perché ovviamente noi dobbiamo imparare a controllare il movimento del cursore. Una volta colpito il target, questo è, diciamo così, un'interfaccia per quanto riguarda il training. Naturalmente, anziché colpire il cursore, la traduzione, o meglio la traduzione del cursore che colpisce il target è quella di un'azione sull'ambiente esterno. I ritmi sensori-motori si possono utilizzare anche per selezionare lettere sulla tastiera o il menu, quindi per comunicare e interagire con l'ambiente, oppure, come vedrete in un altro video, anche per controllare dei device a supporto della riabilitazione funzionale motoria. Questo è solo per farvi vedere che l'immaginazione del movimento mette in moto quelle stesse aree cerebrali che vengono messe in moto per l'esecuzione del movimento, e per il nostro cervello sulla corteccia sensori-motoria c'è la rappresentazione di tutto il nostro corpo. Particolarmente questo è l'omuncolo motorio, così definito, è un omuncolo abbastanza deforme perché la rappresentazione muscolare è molto importante, molto grande per la faccia, particolarmente per la bocca e la lingua. Il linguaggio dell'uomo è sicuramente la funzione superiore, e la mano, perché la mano dell'uomo può compiere dei movimenti altamente fini e coordinati, controllati, che soltanto un controllo altamente sviluppato filogeneticamente può permettere questo. Bene. Questo è un tipico esempio di interfaccia cervello-computer prototipale in cui il paziente, in questo caso un signore che è stato colpito da un ictus cerebrale, quindi presenta una paralisi di una metà del corpo, esercita l'apertura e la chiusura della mano, diciamo virtuale, quindi della rappresentazione della sua mano, immaginando l'apertura e la chiusura della mano. L'apertura e la chiusura della mano viene ovviamente operata nell'interfaccia cervello-computer quando l'immaginazione produce il movimento del cursore che va a colpire il target. Questo solo per farvi vedere come da una fase di ricerca prototipale si è poi passati ad uno strumento compatibile con un ambiente clinico che oggi è utilizzato a supporto della riabilitazione funzionale motoria delle persone colpite da ictus.